Questo è il mio pollo con i peperoni. Chi te la fa sta roba? Giusto tua madre, una che te vuole bene, perché tua moglie non lo so se te vuole bene, come tua madre. Mario, come si fa con le dita? Perché poi quello è bello, le catte le dita. Uno dei piatti simboli dell'estate romana è il pollo con i peperoni. Sì, bene signori. Immagina quel pollo cotto lentamente con quei peperoni e poi te vai a far bagno. Mori! E normalmente questo pollo si faceva il giorno di Ferragosto. Quindi a Ferragosto si portavano la melanzana parmigiana, la pasta al forno, il pollo con i peperoni, poi capito? E il cocomero non manca mai, la cocomberata. Gli ingredienti del pollo con i peperoni fatto bene, come si deve, vi dico subito. Io non ho voluto il pollo intero, mi sono preso le cosce, costano di meno e poi raga, la coscia la vogliono tutti. Non c'è niente da fare, sto petto rimane sempre là, bisogna litigare per chi se lo mangia. Cosce e sovraccosce costano pure di meno. Cipolle, aglio, pomodori da sugo, basilico, peperoni rossi e gialli e peperoncino fresco. Iniziamo subito dal pollo. La piuma bisogna toglierla ragazzi. Io il fornello a gas non ce l'ho ma c'ho questa. E quanto mi diverto con questa. Bruci le piumette. Bene, se invece avete il fornello, quello a gas, mettete il polletto sopra al fornello e gli levate tutte quante le piumette. La cosa peggiore che può capitare sono le piume del pollo, paragonabili alle squame del pesce. Quando senti in bocca la piumetta o senti in bocca la squametta, un po' di olio sul fondo di una bella pentola, una di quelle proprio che usate voi, che c'avete da parte per fare stufati, brasati, qua roba là, se siamo capiti, bello spessore, magari in ghisa sarebbe ancora meglio, o un antieterente, così non c'è problema e vi si attacca il pollo sul fondo. Fate rosolare bene il pollo, è importante, ci date quell'aspetto che ci piace a noi, rosolatino. Io sto usando 4 sovraccosce e 4 cosce di pollo. 4 persone ci mangiano alla grande. Curatevi bene questo momento, è un momento importante, dice importante di che? È importante, avete detto a me, dovete rosolare bene, la pelle deve essere dorata, lasciate un po' di tempo a rosolare bene. Ecco, questo già mi piace, guardate che bello, così. Anche perché c'è presente la pelle quando non è croccante, non è né bella a vederla e nemmeno buona a mangiarla. Il bollito, quando fate il pollo o il cappone dentro al brodo, la pelle non la mangiate mai, è vero? Ma ero sicuro. Nel frattempo metti 2 peperoni, giallo e rosso. Quando scende il peperone, andate là, comprate il peperone, non è così. Come dice la sorella, è fighissimo, andate a vedere il video su YouTube della sorella del pollo con i peperoni. Là proprio l'esplosione della romanità, che sta al mercato e dice dammi quella cassetta, come faccio tante volte, dammi una cassetta là sotto, che voglio i peperoni quella con le 4 punte. Ma perché non 3 punte? Perché 3 punte pizzicano un pochetto, io voglio dolci, smielati. Questi vedete sono 4 punte, è un po' così che deve ancora nascere, però sono 4 punte. A differenza di queste vedete che sono proprio 3 punte e questo sarà un pochino più piccante. Questi o li mettiamo dentro al grill o sopra il fornello come faceva mamma, che li abbustolisce tutto intorno per lavare la pelle, perché mica ci vuoi mettere i peperoni qui là con tutta la pelle dentro al sughetto, non sei più amico mio, eh? O se no li ungi e con la fiamma li fai tutti quanti sbruciacchiati, o se no ancora forno a 200 gradi, sempre spennellati con l'olio e messi in forno fino a quando diventano tutti sbruciacchiati. Pomodori, deve essere un bel pomodoro da sugo, non è il classico pomodoro tutto quello tondo perfetto degli amici nostri fuori dall'Italia. I pomodori a noi ci piacciono belli, rossi, sugosi. Io ho questo qui, se trovate in San Marzano, un pomodoro lungo, un datterino, quello che vi pare a voi, l'importante è che siete felici e allora sarà un piatto stupendo. Fate una crocetta, perché così anche qui non ci avremo le pellette che vengano a galla come quelle dei peperoni. I peperoni ci siamo stati attenti, che adesso li spelleremo, e così anche col pomodoro. L'acqua deve essere in piena ebollizione. Mazza il pomodori, oh. Questo è il chilo di pomodori, 4 pomodori. Le cose non vi ho detto prima del peperone, potete fare anche un'altra cosa, e lo potete andare a vedere su un video vecchio del pollo e peperoni mio su YouTube, che i peperoni si possono anche pelare a vivo. È un po' più dura, un po' più lunga, però se vuol fare pure quello. Dopo 10 secondi di orologio li togliete, li mettete in acqua fredda, magari con un po' di ghiaccio. Ecco qua, ghiaccio, così si raffreddano. Questo perché lo si fa? Perché così la cottura non va oltre e il pomodoro non si
spappola la polpa, soprattutto quando dovete fare una preparazione il pomodoro deve rimanere bello lucido. In questo caso nemmeno è importante, perché tanto il pomodoro servirà per cuocere il pollo, quindi si stragna. Il pomodoro si pela benissimo, guardate, spettacolare, così, bello. Quando è scottato bene, delle volte non si pela bene, lo sapete perché? Perché il pomodoro non è ancora maturo, quindi potete avere delle difficoltà. Tagliate in più parti, levate il picciolo e io uso tutto. Allora, per quelli che hanno problemi con i semi del pomodoro possono fare così, guardate, zac, zac, e vi rimane solo questo, troppa roba devi buttare. Levo il pollo, vedete? Guardate? Ok, ci è voluto un po' di tempo? Sì, vedete? Eccolo qua. Mo' tutta quella roba là, dato che vedete che non c'è tanto grasso, che facciamo? Il vino che vi berrete per Ferragosto lo utilizzerete anche per sfumare e per cuocere il vostro pollo, perché come diceva papà, quello che ci metti ci ritrovi. Quindi se ci metti a monnezze ci trovi. Devi mettere il vino, un goccetto di vino vi serve, mica vi serve una bottiglia. Vado al massimo con la padella, perché è così che succede. Si pulirà anche, si declassa tutto, guardate, vi faccio vedere. Così ci avrete una padella pulitissima, chi è? Ah! Se invece il pollo ha fatto tanto grasso, quel grassaccio brutto del pollo è cattivo, buttate tutto il grasso e andate a sfumare soltanto il fondo. Facile, ok? Che meraviglia, che è? Spettacolare. E pure questo, guardate, è fatto. E lo metto, sto fondino, qua dentro. Guardate che bel fondino che ho fatto, guardate. Pulitina con la carta assorbente. E mo si inizia di nuovo. Olio. Uno spicchietto d'aglio. Bello, una cremetta proprio famo, Basilico, ce lo devi mettere questo è proprio l'estate. Vai, cipolla, tagliata sottile. Allora, tanto ragazzi, quando vi siete mangiati a parmigiana, vi siete mangiati la pasta al forno, non vi preoccupate, manco ce la fate avvicinare alla gente, perché stai là sdraiati morti dentro al lettino, così. Poi ti dicono, ma non mangi niente, un altro pezzo di cucumbo, così funziona, Riaccendiamo di nuovo e facciamo un po' rosolare la cipolla con l'aglio e il basilico. Belli, così devono essere. Così la pelle si leva con un attimo. Busta di carta l'ho messa doppia, chiudete il pacchetto, così col vapore facilita così la spellatura del peperone, ok? E tanto questa è una cosa, i peperoni li aggiungiamo all'ultimo. Date retta a me che vi mangiate una cosa smielata. La cosa entusiasmante è il profumo del pomodoro adesso. Metto prima il pomodoro. Cioè, hai capito di che stiamo a parlare qua? Cioè, pomodoro fresco in estate, peperoni spellati a mano, cioè roba che, ma chi te la fa? Chi te la fa sta roba? Giusto tua madre, una che ti vuole bene, perché tua moglie non lo so se ti vuole bene, come tua madre. Quindi, giusto mamma o nonna. Quindi metti i pomodori, faccio bene insaporire con la cipolla. Adesso posso pure alzare la potenza dell'induzione. E senti che te mangi qua. Oh, l'idea ho data per agosto, Non ci cascate con quelli tutti quanti fighettini. No, ti prego, un'insalatina di riso e poi mette sto pollo. Così metti là, tu mangi davanti a quello che sta con qui insalatina con ormai sei dentro, quel mais non lo sopporto, vi giuro. Con questo pollo ti mangi così, pulisci bene l'osso, ti fai questo bel bicchiere di frascati ghiacciato, lo sai l'invidia quello che ci avrà. Un po' di sale, incominciamo a mettere il pollo. E il sughetto, già è buono così questo. Il pollo vabbè è crudo adesso, però non si può fare. Guarda qua. Leviamo subito che non mi piace. Leviamo sto basilico, sti ramoscelli, che poi ci aggiungiamo il basilico fresco dopo. Il fuoco lo abbasso proprio, guardate, a 4.
Se la potenza è fino a 9, voi lo mettete fino a 4. Lasciate, guardate così. Lo spiraglietto così non si fa troppo bollito. Trovate il giusto spazietto e fa uscire un po' di vapore. E lo fate cuocere per quanto? Almeno 30 minuti. Nel frattempo, spellate i peperoni. Ecco qui i peperoni spellati. Tagliamoli a strisce, così. Sono belle, non troppo sottili, Vedete? Bella, con questa bella carne succosa, questi bei colori. Ecco qui. Cosa importante, per non farli disfare dentro alla salsa, che fate? Li mettete a condire misti con un bel po' di basilico. Eccolo qui. Un po' di sale, un bel po' d'olio. La condimo bene bene. I peperoni arrosto, ragazzi, a me mi fanno impazzire. E se vi ci piace, uno spicchietto d'aglio che ci sta benissimo, ok? Pollo perfetto, guardate qua la ciccia. Com'è, Mario? Cosa già? Salta, salta. No. Pollo, guardate. Un dolce, sto pomodoretto, la salsa, che fai? Te ne privi? Ecco qua così, mamma mia. Allora, normalmente questo piatto i peperoni vengono cotti col pollo, però vi posso dire una cosa, se ve lo mangiate è così, come dice la sorella, vi rifate proprio, vi rifate 9. Questo è il mio pollo con i peperoni, dovete provarlo, assaggio, Quindi avete sto fresco in bocca dei peperoni arrostiti e poi lo stufato del pollo, lo stracotto del pollo. Aia, ma che siamo? Ma stiamo diventando matti veramente qua. Ah Mario, ma qua vanno tutti venire a mangiare a casa nostra, vengono a mangiare. Ragazzi, rifatelo, provatelo in questa maniera e vedrete, rimarrete molto soddisfatti. Viva la sorella, viva il pollo con i peperoni, viva Roma!